Avete mai provato una dieta assurda? Tipo la dieta del gelato, quella del gruppo sanguigno o quella in cui si mangia solo bianco, solo crudo, solo al giovedì? Tranquilli, non siete soli. L'umanità ha passato secoli a inventarsi regimi alimentari assurdi, spesso altamente pericolosi, per dimagrire, purificarsi, correggere il corpo e lo spirito a colpi di cucchiaino. In questo video vi porto a scoprire le diete più folli della storia. L'ossessione della magrezza, così come la conosciamo oggi, non è sempre esistita. Per secoli un corpo pieno era sinonimo di salute, fertilità e ricchezza, ma tra fine Settecento e inizio Ottocento qualcosa cambia. Il corpo ideale diventa più sottile, fragile, quasi spirituale. E da lì in poi, per molte donne, il peso smette di essere una questione di sopravvivenza e diventa un pensiero fisso, un cruccio estetico, un'ansia quotidiana. Il problema è che non c'erano nutrizionisti, ma solamente venditori di miracoli in bottiglia e di scorciatoie pericolose. E più si torna indietro nel tempo, più le soluzioni diventano folli. Andremo a ritroso negli anni fino al colpo di scena finale. Ma prima parliamo di chi pensava di risolvere il problema alla radice semplicemente eliminando il cibo. Negli Stati Uniti, tra gli anni 30 e 50, spuntarono gruppi religiosi e pseudo-spirituali convinti che il corpo andasse purificato attraverso lunghi digiuni che venivano giustificati come esperienze di rinnovamento interiore, ma che nella pratica erano spesso regimi alimentari estremi, fatti di giorni o settimane senza cibo solido. L'alimentazione, quando c'era, si riduceva a succhi di frutta, acqua e brodi. Una dieta liquida imposta non per motivi medici, ma come forma di disciplina spirituale, anche se per molti sotto sotto era solo un modo elegante per mascherare un'ossessione per la magrezza. Se invece masticare ti piace ma stressarti per cucinare no, allora puoi provare come me HelloFresh, che ti manda a casa una box con ingredienti freschi e già dosati. Non devi fare la spesa, non devi pensare a cosa cucinare e non devi essere uno chef per ottenere un buon risultato. E te lo dico io che non amo per niente cucinare. Le istruzioni sulle ricette sono semplici e puoi anche scegliere i piatti più veloci da preparare, così in pochi minuti hai un piatto sano, buono e senza sprechi. E se sono le calorie a preoccuparti, puoi trovarle accanto ad ogni ricetta e filtrare quelle che ne contengono meno. Clicca sul link in descrizione o utilizza il mio codice per ricevere la prima box con il 40% di sconto e le successive 3 al 25%. Torniamo alle diete folli del passato. Ad un certo punto qualcuno decise che anche i liquidi erano troppo. L'idea che si potesse vivere senza mangiare né bere si affacciava già nell'Ottocento in certi circoli spiritualisti e teosofici. Si parlava di prana, di luce solare, di forze sottili che potevano nutrire il corpo umano, ma fu solo negli anni 70 e 80 che prese forma un vero e proprio movimento, il breatharianismo. Secondo questa dottrina il cibo non era necessario, bastava respirare bene. Il corpo, illuminato e purificato, avrebbe tratto energia direttamente dal sole, dall'aria e dalle vibrazioni cosmiche, una specie di fotovoltaico spirituale. Tra i suoi volti più noti, la guru australiana Jasmuheen, che dichiarava di non nutrirsi da anni. Durante un esperimento televisivo supervisionato da medici, ha dovuto interrompere dopo 4 giorni per disidratazione grave e rischio di collasso. E non è l'unico caso. In Svizzera, India e persino negli Stati Uniti ci sono stati decessi documentati legati a chi cercava di eseguire il regime breathariano. In alcuni paesi i governi hanno classificato questi gruppi come sette pericolose per la salute pubblica. Passiamo agli anni 20 e 30, in piena era del cinema muto e del corpo da flapper, quando l'ossessione per la magrezza raggiunse nuove vette di disperazione. In mancanza di pillole o bisturi, molte donne, soprattutto ballerine, attrici e modelle, si affidavano a un pericoloso trucchetto: riempirsi lo stomaco con materiali non digeribili per provare sazietà senza assumere calorie. Batuffoli di cotone, a volte imbevuti d'acqua o succo d'arancia, pezzetti di stoffa e persino segatura venivano ingeriti in piccole quantità per ingannare la fame.
fame. La logica era che il corpo, sentendosi pieno, avrebbe smesso di chiedere cibo. E in effetti lo faceva, ma poco dopo chiedeva l'ambulanza. Queste pratiche portavano a occlusioni intestinali, perforazioni dello stomaco o dell'intestino tenue, interventi d'urgenza e nei casi peggiori morte per blocco intestinale. In alcuni casi gli oggetti ingeriti non erano nemmeno sterili o puliti, ma il tutto era giustificato da una moda che premiava corpi sottili e leggerezza assoluta. Ma per trovare il vero picco della creatività autodistruttiva dobbiamo tornare un po' più indietro, all'Ottocento, quando il cibo diventava colpa e il corpo un problema da nascondere o modellare. Così si diffondono corsetti strettissimi, diete liquide, pratiche che mirano alla leggerezza, all'evanescenza. L'estetica vittoriana era un paradosso continuo, dove convivevano due ideali estetici opposti, ma con la stessa ossessione per il controllo del corpo. C'era il modello della rosa inglese, più permissivo, con incarnato chiaro, guance rosee e forme armoniose, e quello tragico del consumptive chic, che idolatrava la malattia e premiava corpi magrissimi e pelle diafana. Due visioni opposte, ma con un filo conduttore: meglio sottrarre. Ecco che allora l'epoca vittoriana diventa il laboratorio perfetto per ogni genere di pozione dimagrante. Nell'Ottocento e nei primi del Novecento il mercato delle cure dimagranti era un far west chimico con pochissime regole e tantissime promesse. C'erano prodotti dai nomi rassicuranti come la cura per l'obesità del Dr. Rose, oppure le sempreverdi pillole anticorpulenza. Sembravano innocui, quasi eleganti. In realtà erano delle vere bombe a rilascio lento. Contenevano arsenico, stricnina, mercurio sublimato o altre sostanze tossiche, in microdosi calcolate per stimolare il metabolismo. L'idea era semplice e folle: un corpo lievemente intossicato è più attivo, brucia di più, perde peso. E se cominciavi a sentire tremori, tachicardia, ansia o nausea, era la medicina che stava facendo effetto. Peccato che questi integratori potessero provocare avvelenamento progressivo del sistema nervoso, danni renali ed epatici, disturbi cardiaci e in certi casi morte per sovradosaggio. Ma vuoi mettere la gioia di perdere 2 kg? E quando tutto questo non bastava, arrivava l'asso finale, l'inquinino intestinale più famoso del mondo, la o verme solitario. Molti di voi già conosceranno questo viscido consulente nutrizionale da un mio vecchio video sulla bellezza nella pazza epoca vittoriana, ma non potevo ignorarlo ora che parliamo di diete folli. A partire dalla fine dell'Ottocento, in Europa e negli Stati Uniti si diffusero capsule contenenti uova di tenia, vendute come metodo dimagrante. Lo slogan implicito era: lascia che qualcun altro mangi al posto tuo. Quel qualcun altro era il parassita intestinale che cresceva, ti faceva perdere peso e poi dovevi eliminare. Come facevi? Con purganti molto forti, a base di oli, erbe lassative o soluzioni saline concentrate, con il rischio di disidratazione, squilibri elettrolitici o perforazioni intestinali da sostanze irritanti. In alcuni casi venivano usati clisteri multipli, seguiti da giornate di digiuno forzato per affamare il parassita e stimolarne l'uscita. I clisteri ripetuti potevano dare lesioni rettali e infezioni se non eseguiti in condizioni igieniche pulite, ma se il verme non collaborava si passava al piano B, l'intervento medico. Solitamente si procedeva con un'esplorazione rettale manuale, tentativi di estrazione diretta con pinze o, nei casi peggiori, un intervento chirurgico all'addome se il verme si era annidato troppo in alto o aveva causato un blocco intestinale. Le estrazioni manuali con pinze portavano frequentemente a lacerazioni, emorragie locali o infezioni sistemiche. La chirurgia addominale, in assenza di anestesia moderna e antibiotici, aveva una mortalità tra il 50 e il 60%. C'erano persino rimedi popolari che consigliavano di far sedere il paziente su un catino di latte caldo o posizionarlo davanti alla bocca, sperando che l'aroma tirasse fuori il parassita spontaneamente. Potete vedere questa pratica nel film The Ugly Stepsister, consigliatomi gentilmente da Francesca, la zecca. Grazie per avermi fatto conoscere questa perla. Comunque non funzionava, il latte caldo era un rimedio folcloristico inefficace. A noi sembra follia pura, ma per molte donne ne valeva la pena. Non perché fossero ingenue, ma perché erano cresciute con l'idea che più il corpo soffre e più si avvicina alla perfezione. Nel
passato il cibo non era solo un mezzo per nutrirsi o dimagrire, ma era anche una medicina. L'idea era che mangiando o bevendo certe sostanze si potesse guarire da tutto, dalle malattie del corpo all'anima sporca. Prendiamo Lord Byron, poeta ottocentesco, dandy e probabilmente uno dei primi testimonial involontari della dieta autodistruttiva. Era convinto che per purificare il corpo bastasse ridurlo al minimo. La sua alimentazione consisteva in aceto, tè nero e, se proprio andava bene, qualche biscotto secco. Voleva essere tragico, pallido, un'opera d'arte decadente in carne e ossa, ma poca carne. Il problema è che lo imitavano pure. Tantissime giovani donne dell'epoca seguirono la stessa strada, credendo che più eri trasparente, più eri elegante. Ma Byron era solo uno dei tanti. In realtà, nei secoli il concetto di purificarsi attraverso ciò che si ingerisce ha prodotto decine di pozioni, infusi e ricettari di vario genere. Si bevevano tisane a base di aloe, rabarbaro, senna, tutte piante lassative per liberare l'intestino dalle impurità. Il bello è che le chiamavano tè purificanti, come se fossero un gesto gentile verso il corpo, solo che alla lunga l'unica cosa che si purificava davvero era la lista degli elettroliti. Ma perché fermarsi alle piante? In certe epoche si pensava che la guarigione potesse arrivare da ingredienti più audaci, come le feci animali. Sì, ingerite. Nell'antico Egitto, ad esempio, si credeva che le deiezioni di coccodrillo, lavorate e mescolate con altri elementi, potessero agire da contraccettivo. Nel Medioevo invece si usavano escrementi secchi di piccione sciolti nel vino per combattere i vermi intestinali. Combattevano un parassita con qualcosa che probabilmente ne conteneva altri. Una guerra intestina nel senso più letterale possibile. E poi ci sono i mistici. Alcuni testi tardomedievali raccontano di asceti che ingerivano lana grezza, sabbia, cenere e frammenti di pietra pomice, convinti che queste sostanze attraversassero il corpo assorbendo i peccati o portandosi via le impurità. Nel Novecento l'idea di dimagrire o riequilibrare il corpo aveva un nuovo alleato, la scienza, o almeno qualcosa che le somigliava. Se nel passato ci si affidava a santi, erboristi o parroci con opinioni molto decise sulla digestione, nel XX secolo iniziarono a comparire dottori, veri o presunti, con ricette precise, tabelle, esperimenti e dosaggi. Il linguaggio cambiava, ma il risultato era sempre lo stesso: fame e follia con una confezione più moderna. Una delle teorie più diffuse all'inizio del secolo fu quella di Horace Fletcher, imprenditore autodidatta che sosteneva che la salute dipendesse tutta dalla masticazione. Il suo metodo consisteva nel masticare ogni boccone almeno 32 volte, fino a trasformarlo in liquido. Solo allora si poteva ingoiare. I fletcheristi si radunavano in circoli, contavano le masticazioni a voce alta, sputavano le parti solide e facevano gare di digestione spirituale. Fletcher garantiva che seguendo il suo metodo le feci non avrebbero più avuto odore. Ma la vera svolta scientifica arriva poco dopo con la radioattività. Dopo la scoperta del radio all'inizio del Novecento, la gente era convinta che tutto ciò che brillasse fosse salutare. Così iniziarono a spuntare pillole a radio, vendute come tonico energetico, stimolante e dimagrante. Ne prendevano a manciate sportivi, celebrità, industriali. Uno dei casi più noti fu quello di Eben Byers, milionario americano che ne assunse circa 1400 dosi. Morì con la mandibola letteralmente distrutta. Nel frattempo c'era chi preferiva metodi più naturali, come l'urinoterapia. Sì, c'era e c'è ancora chi beve la propria urina convinto che contenga ormoni dimagranti e sostanze rigeneranti. La pratica esiste da secoli, ma nel Novecento è stata ripresa in vari movimenti igienisti che consigliavano di iniziare la giornata con un bel bicchiere di se stessi. Il tutto corredato da grafici, tabelle e studi inventati. E poi ci sono i regimi alimentari che non sono mai esistiti veramente, ma che in tanti hanno seguito, come la finta dieta degli astronauti, che negli anni 70 veniva spacciata come il metodo ufficiale della NASA per mantenere gli astronauti in forma. In realtà era solo una dieta iperproteica senza carboidrati inventata da agenzie di marketing. Funzionava pure, ma solo perché era una dieta iperproteica molto rigida. L'unica cosa spaziale era il nome.
fame. Infine, pochi sanno che tra gli anni 40 e 60 vennero messe in commercio pastiglie con estratti ghiandolari di origine animale, in particolare tiroide bovina, placenta, testicoli e ipofisi. Si pensava che questi ormoni naturali aiutassero a stimolare il metabolismo, riequilibrare gli umori e persino favorire il dimagrimento, soprattutto in donne in menopausa, bambini apatici o uomini considerati fiacchi. Il problema era che nessuno regolava il dosaggio con precisione. Ogni compressa poteva contenere una quantità diversa di ormone tiroideo e quindi gli effetti erano completamente imprevedibili, da una leggera accelerazione del metabolismo utile per perdere peso a sintomi da ipertiroidismo acuto come tremori, tachicardia, insonnia, ansia e perdita di massa muscolare. Quando parliamo di diete folli pensiamo subito agli adulti, ma c'è una parte ancora più inquietante di questa storia, quando a essere messi a dieta erano i bambini. A partire dal XIX secolo, nelle classi borghesi e aristocratiche, l'alimentazione infantile veniva usata come strumento educativo e di controllo. Non si trattava di salute, ma di conformità. Un bambino grassottello non era visto come sano, era visto come pigro, disordinato, potenzialmente vizioso e quindi andava corretto. Nei collegi femminili di stampo vittoriano, alcune bambine venivano messe a razioni ridotte già dai 6-7 anni. A colazione una fetta di pane raffermo con tè diluito, a pranzo brodo annacquato e verdure bollite, la cena assente o simbolica, e nei giorni in cui avevano disubbidito, digiuno completo. In certi istituti si arrivava a legare le mani durante i pasti per impedire di mangiare troppo in fretta o di sgarrare dal piatto assegnato. Ma non si trattava solo di educazione formale. Anche in famiglia, soprattutto nelle classi medio-alte, le bambine venivano cresciute con l'idea che l'appetito fosse qualcosa da reprimere. In alcune guide per genitori dell'epoca si legge che una fanciulla educata non chiede mai 2 volte o che la grazia inizia dalla leggerezza dello stomaco. Il Novecento, con tutta la sua modernità, non migliora molto la situazione. Negli anni 50 e 60, in piena cultura dell'efficienza post-bellica, iniziano a nascere cliniche e campi estivi per bambini in sovrappeso. Il termine usato era rieducazione alimentare, ma i metodi erano spesso punitivi. I bambini venivano pesati ogni giorno, fotografati in biancheria per monitorare i progressi, privati dei pasti se non rispettavano le tabelle caloriche e forzati a sessioni di ginnastica estenuanti, anche se avevano 8, 9 o 10 anni. In Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti ci sono documenti e interviste che raccontano di bambini che vomitavano per la fame, ragazzine a cui veniva dato del lassativo la sera per favorire il metabolismo, piccoli pazienti a cui venivano prescritti anfetaminici soppressori dell'appetito, in dosi ridotte ma comunque non autorizzati in età pediatrica. E in molti casi i bambini non erano nemmeno davvero in sovrappeso, erano semplicemente più larghi della media, fuori da una curva precisa. Sarebbero stati anche considerati normopeso se non fosse stato il mondo a volerli a tutti i costi più piccoli. L'idea era insegnargli da piccoli che il corpo è un progetto e che se non lo controlli è colpa tua. Queste non sono solo stranezze del passato, ma frammenti di una lunga storia, quella del rapporto complicato che l'essere umano ha con il proprio corpo. Che si tratti di corsetti, di arsenico o di bambini messi a dieta, il messaggio era sempre lo stesso: il corpo va corretto, controllato, punito. Perciò ogni volta che vi dicono che siete troppo magri, troppo grassi, ricordatevi di queste follie che hanno percorso la storia e guardate la situazione con spirito critico. E ora tocca a voi, ditemi qual è la dieta più assurda che avete sentito, letto o magari anche provato. Iscrivetevi, attivate la campanella se ancora non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima follia storica. Ciao!